Come va? Come va? Spero bene, spero bene, spero che state tutti bene. Allora, cos'è un ragno? Qua c'è un ragno. Boh, vabbè. Allora, come va? Nell'attesa che si colleghi anche qualcun altro, come sempre lo sapete, iscrivetevi al canale e attivate anche la campanellina. Questa è praticamente l'ultima diretta live di questa stagione. Questa è l'ultima diretta live di questa stagione perché, come vi avevo accennato la settimana scorsa, questa è l'ultima diretta che facciamo per questa stagione. Quindi ci rivediamo poi io ve lo annuncio, ci rivedremo poi verso fine settembre, dopo la metà di settembre. Comunque, detto questo, non mi è arrivata la notifica. È un classico. È un classico. YouTube quando decide che non deve far funzionare una cosa, sta tranquillo che non te la fa funzionare. Infatti siamo solo quanti siamo? In 9 in diretta live? Siamo in 9? Credo di sì. Credo che siamo solo in 9, adesso non so. No, no, siamo aumentati, siamo diventati 64. Sì, perché tanto più o meno con la stagione estiva la gente, le persone, tutti quanti, io compreso, non è che siamo lì a guardare YouTube, le dirette live, i video, le cose, quindi è un bel momento. Cosa succede? Che uno passa più tempo, diciamo, fuori che in casa chiuso, chiuso in casa, no? Quindi alla fine poi, cioè, avevo già fatto l'esperimento di fare dirette live di luglio-agosto, ma tanto c'ero solo io, quindi non ne valeva neanche la pena. E poi, vabbè, se capita, vedi, tranquillo, so che l'orario. Meno male, infatti io cerco di farle sempre il giovedì sera, puntuale alle 9:30, almeno sono sicuro che ci vediamo, insomma, perché se no, no. Però potrebbe capitare che durante questa stagione estiva, facendomi crescere il pizzetto, quindi credo che poi nei prossimi video vedrete poi il pizzetto nuovo, Ehm, potrebbe capitare che poi durante la stagione estiva magari una direttuccia ce la facciamo, anche perché poi, cioè, 2 mesi e mezzo sono lunghi da passare, quindi è facile che magari una direttuzza ce la facciamo ugualmente tutti quanti insieme, giusto anche solo per salutarsi, sapere come stiamo, se stiamo bene, se stiamo male, se siamo vivi, se siamo morti e quant'altro. Vi piace la mia penna? Vi piace la mia penna verde? È un po' rovinata qua, però un po' rovinata qua, però vabbè, è sempre bella. E quindi, allora, torniamo a noi. E in questi giorni, oggi dovrebbe essere, oggi, domani, dovrebbe essere l'ultima ricarica. Farai una direttuccia con il pizzetto. E praticamente sì, tanto lo vedrete poi nei video, perché lo vedrete poi nei video. Tra 3-4 giorni, perché tanto in 3-4 giorni cresce la barba. Questa tra oggi e domani dovrebbe essere l'ultima ricarica per quasi il 90% di voi. Il 90% di voi che guardano il mio canale, che mi seguono da 3-4 anni, dovrebbe essere l'ultima ricarica. Purtroppo, purtroppo. Quindi praticamente cosa succede? Succede che tra esattamente, poi ve lo dico subito così non ci confondiamo, tra esattamente 1, 2, 3, 4, tra
diciamo 5 giorni, quindi sono 1, 2, 3, 4, tra esattamente 5 giorni, molti di voi devono, mi raccomando, visto che è l'ultima diretta live, io ve lo ripeto giusto per ricordarvelo, mi raccomando, prendete appuntamento per chi non ha possibilità di utilizzare internet da un consulente fiscale per farvi rinnovare la domanda. Mi raccomando, non vi dimenticate perché poi succedono patatrac. Non facciamo come è successo a novembre, che io continuavo a dire, mi raccomando, rinnovate l'ISEE per gennaio, non aspettate febbraio, fatelo il 31 di gennaio. E poi è successo ancora che poi c'è stata gente che a febbraio è venuta a dirmi, ma allora io ho rinnovato tardi e quindi mi hanno rinnovato il pagamento in ritardo. Ecco appunto, i primi di luglio andare al CAF per rinnovo, documento e tessera sanitaria. Sì, perché hanno detto che voci, non abbiamo ancora niente. Io personalmente non ho niente di sicuro, nel senso che non ho trovato niente, non ho trovato nulla di certo. Poi magari non l'ho trovato io, c'è scritto da qualche parte e io non l'ho visto, questo non lo so. Però dicono, voci di corridoio, dicono che praticamente il pad non serve più a niente. I primi di luglio andare al CAF per rinnovo, documento e tessera sanitaria. Quindi buonanotte al secchio, come dici tu. Ecco. Buonanotte al secchio. No, e quindi buonanotte al secchio, come dici tu. Appunto, mi raccomando. Se voi vi dimenticate, vi fregate da soli, Cioè, se vi dimenticate, vi fregate da soli. Quindi mi raccomando, non vi... Ma stasera tra le formiche e le farfalle vi fregate da soli, Io ve lo dico, poi voi sappiate. Tanto sta che mi ero scritto un appuntino. Allora, l'argomento praticamente sarebbe questo. Aspetta che tolgo il commento. L'argomento sarebbe questo. Prestate molta attenzione, ok? Allora, aspetta che aggiusto qua, così ci vedo più grande perché sono già ciecato di mio. Allora, prestate molta attenzione all'argomento. Secondo le prossime lavorazioni, quindi non le prossime, queste lavorazioni delle domande dell'assegno di inclusione potrebbero essere le ultime lavorazioni ordinarie per tutti quelli che hanno presentato la domanda a gennaio dell'anno scorso. Quindi praticamente cosa succede? Succede che l'INPS sta per chiudere un ciclo importantissimo di lavorazioni delle domande e questo significa che se la vostra pratica non è ancora stata definita, in questo è il momento di agire con la massima tempestività. Quindi è assolutamente importante che in questi giorni monitorate costantemente lo stato della vostra domanda, cioè del vostro sostegno, ok? Direttamente da internet per chi ci riesce, perché chi non ci riesce deve per forza, ciao Marco, deve per forza rivolgersi a un consulente fiscale, mi raccomando. Non lasciate che il tempo passi, non dormite sugli allori, perché lo sapete, la burocrazia è lenta, complessa e crea solo grandi casini. Quindi mi raccomando, non ci facciamo prendere dall'emozione, seguite bene la vostra pratica. Quindi non rimandate. Poi
Poi, cos'altro? Io mi ero scritto qua, quindi bisogna verificare, prima cosa bisogna verificare se veramente per voi è la 18ª mensilità, primo. Secondo, ripeto, prendete appuntamento dal consulente fiscale entro luglio, che poi non venga fuori ad agosto, ma io non ho fatto in tempo e quindi vi mangiate 2 mesi, ok? Lo sapete. Non mi hanno ancora messo la ricarica e devi dar tempo. Allora, spero che queste informazioni vi siano state utili, anche perché poi se noi ci rivediamo a settembre, l'unico modo che avete per comunicare con me è quello di o mi scrivete sotto un video oppure direttamente, ve l'ho sempre detto, nella descrizione del video c'è il mio sito internet e da lì mi potete contattare, ok? Quindi mi raccomando, non vi fate scappare anche questa scadenza, io ve lo dico perché poi dopo succedono casini. Non è per mettere fretta, perché abbiamo un mese di tempo, però capite bene che poi da metà luglio, cioè molti uffici sono quasi mezzi chiusi, quindi poi vai a rintracciare le persone, mi raccomando. Che poi non voglio che poi venite a piangere come faccio, perché cioè, io ve l'ho già detto in tutte le forme, salse e colori. Allora, l'altra informazione che volevo... Oggi mi è arrivata la ricarica, ok, Bosco Reale, provincia di Napoli. Ecco, brava, brava, brava. Io volevo capire una cosa, così lo facciamo in diretta e risolviamo il problema. Fatemi sapere qui sotto, così mi prendo nota. Se non, allora, ascoltate bene, se non vi è arrivata la ricarica e la regione dal quale state scrivendo. Quindi, se non vi è arrivata la ricarica, scrivetemi qua sotto da quale regione state scrivendo, così riusciamo a capire bene come si sta muovendo il pagamento da parte dell'INPS. Quindi Maria Laura dice provincia di Cosenza non è arrivato, provincia di Cosenza non è arrivato, provincia di Lecce non è arrivato, Sicilia, ma è arrivata la ricarica, ma è arrivata, no, allora dovete scrivermi. Torino è arrivata, allora Torino ok, poi Sicilia ok, poi vediamo un po'. Con la carta di un anno fa che mi è stato tolto, con la carta di un anno fa che mi è stato tolto, non mi sono presentato al servizio sociale, adesso hanno accolto la domanda, devo avere un'altra carta in ufficio postale eppure è sempre qui. Oppure, ho capito, è una domanda. Ma allora, questa è una domanda molto particolare. Sì, avevo capito che era arrivata, avevo capito. La domanda è molto particolare. In teoria dicono che ma non ho capito, ma è arrivata la carta o no? Maria Antonietta. Aspetta, Maria Antonietta, dicono, voci di corridoio, dicono che in teoria dovrebbe rimanere la stessa carta, voci di corridoio, ok?
dicono che dovrebbe rimanere la stessa carta. Questo è quello che mi hanno detto, ok? Questo è quello che mi hanno detto. Poi che sia così o che non sia così, questo non te lo so dire. Voci di corridoio dicono che rimane la stessa carta. Voci, eh? Io adesso non ho la garanzia, non ho la sicurezza perché sai, qui è tutto troppo nuovo e è tutto talmente nuovo che non è che si capisce molto, quindi anche io navigo un po' nel buio. Ah, ecco, un'altra cosa, prima che mi dimentico, lo vedete qua nella chat? Aspetta che ve lo metto in evidenza. Ecco, qua nella chat appare un messaggio. Se vuoi scrivermi in privato, devi collegarti al sito internet che appare nel messaggio. Quindi, mi raccomando, se volete contattarmi avete solo quel sistema lì, ok? Oppure mi scrivete sotto un video, voglio dire, no? Cioè, la mail la leggo poco, quindi anche se mi scrivete via mail le leggo poco le email, quindi cioè, mi conviene o sotto un video oppure direttamente col mio sito internet. Il messaggio che è stato accolta mi è arrivato ieri. Il messaggio che è stato accolta è arrivato ieri. Oggi ancora non avevano messo nulla. Ok. Ecco, vedi, la carta rimane quella perché scade il 2027. Sì, però lei nel suo caso c'è stato un problema di rinnovi, non rinnovi particolare, quindi che rimanga la carta per tutti gli altri, questo si è già capito, anche perché non è che la posta si mette si diverte a stampare carte su carte così, no? Perché non sa cosa fare. Quindi diciamo che la carta rimane quella, ok? Anche perché ha un costo, quindi insomma, no? Allora, stavo solo ascoltando di se funziona perché siamo in diretta live anche su Instagram. Quindi siamo in diretta live su canale 1, canale 2, canale 3 e canale 1, canale 2, canale 3. Quindi il mio canale principale, i tuoi bonus 3.0, il canale, i tuoi bonus 3.0 e Instagram, ok? Va bene. Poi torniamo qua. Vediamo un po' se ci sono. Il messaggio che è stato accolta è arrivato ieri. Molto molto bene, molto molto bene. Vedi com'è? Molto molto bene. Ok. Allora, cosa posso dirvi di più? Siamo una ventina di persone e praticamente sì, è l'ultima sera che avremo la chiavetta blu. Praticamente sì, perché come avevo detto, poi da settembre si ricomincia tutti quanti da zero, quindi questa è l'ultima sera che tutti quanti avrete la chiavetta blu. Da settembre si ricominceranno poi le estrazioni per i super iscritti. Vediamo un attimino se nel frattempo, non credo perché d'estate di solito la politica non è che fa grosse novità. Vedremo poi a settembre quali novità ci tirerà fuori il nostro governo, anche se credo ben poche, perché poi anche quelli a luglio-agosto la prima cosa che fanno se ne vanno in vacanza a spese nostre. E, e mi sa che riavrò la chiavetta al prossimo Papa. Ma dipende da quanto dura il Papa nuovo. Se dura 2 mesi,
tra 2 mesi ci avrai la chiavetta. Se dura 20 anni, cioè, la chiavetta ce l'avrai tra 20 anni. Mi sa, perché qua veramente, cioè, ci hai messo, ma anche il GBN, era 3 anni che continuava a scrivere, partecipava, scriveva, partecipava di qua e di là. Alla fine, dopo 3 anni, ce l'ha fatta per un caso ad avere la chiavetta. E... aspetta, Aspetta un attimo, ho visto una domanda qua. Anastasia mi chiede come funziona la carta acquisti. Carta acquisti, non carta dedicata a te. Carta acquisti, che requisiti bisogna avere, grazie. Allora, Anastasia, te lo dico molto semplicemente. Vai sul mio canale, vai su YouTube, entri dentro il mio canale, poi c'è la lente di ingrandimento, cerchi, te lo dico subito, cerchi se non l'ho messo riservato agli abbonati, te lo dico subito come si chiama e vai a cercare il video. Allora aspetta, te lo dico subito perché sto andando io dentro il canale, non lo posso mettere qua perché non riesco a condividere allora aspetta, l'avevo trovato l'altro giorno perché me l'aveva chiesto anche un'altra persona. Vediamo un attimo, se non l'ho messo agli abbonati. Ah, ok. Allora fai così, dopo vai sul mio canale e entri proprio dentro il mio canale, ok? C'è video, short, live, c'è la lente di ingrandimento. Clicchi sulla lente di ingrandimento e devi scrivere questa frase qua. Carta acquisti della posta. Carta acquisti della posta. Come prenderla e come spendere i soldi. Tutorial, ok? Quindi, ripeto, carta acquisti della posta. Come prenderla e come spendere i soldi. Tutorial. È un video del 2022, quindi ha 3 anni, è un video di 3 anni fa, però quel video lì, 10 minuti ti spiega tutto, dalla A alla Z. Fai molto prima. È uno dei pochi video tutorial che ho lasciato pubblici e non li ho messi riservati agli abbonati perché era un video, diciamo, secondo me, di utilità proprio generale. Quindi diciamo che l'ho lasciato pubblico. Tutti gli altri video, la maggior parte dei tutorial, li ho messi riservati agli abbonati perché è giusto così. Quindi questo qua è l'unico video che ancora è rimasto pubblico. E poi l'unica cosa bisogna fare attenzione, ecco, l'unica cosa bisogna fare, ma questo già con RDC, l'unica cosa che bisogna fare attenzione, dovete farvi i vostri calcoli, ok? Quindi dovete capire bene come fare. L'importante è che dovete sapere che la carta acquisti è compatibile con ADI, ok? È compatibile con l'assegno di inclusione, però l'importo dell'assegno della carta acquisti viene detratto dall'assegno di inclusione. Quindi 40 euro al mese vengono poi detratti dalla ricarica di ADI, mi raccomando. Poi ognuno ha i suoi modi, ha i suoi sistemi.
ognuno conosce la propria famiglia, non so dirvi perché uno debba scegliere di avere sia Adi che carta acquisti, io questo non lo so. Però, cioè, sappiatelo che succede quello, mi raccomando, sappiatelo. Però ancora i soldi, non so se arriverà una nuova carta o è quella di un anno fa. Vabbè, questo qua. Allora, se questo è il tuo problema, se questo qua non riesci a risolverlo, l'unico modo è che ti devi chiamare l'INPS. O se l'hanno ridotto, se hanno ridotto l'importo da un 100 euro in meno. Se ti hanno ridotto l'importo di 100 euro, c'è qualcosa che è cambiato. C'è qualcosa che è cambiato all'interno del nucleo familiare o del reddito o che ne so io. Quindi mi raccomando, l'unico modo secondo me è avere una risposta direttamente dall'INPS. Chiami il centralino telefonico, i numeri di telefono già li conosciamo, 803 164 oppure 06 164 164, ok? Chiami il centralino dell'INPS e ti fai spiegare direttamente da loro. Luigi, come mi devo iscrivere? In che senso come ti devi iscrivere? Cioè, non ho capito bene la tua domanda. Oh Sergio, è arrivato Sergio, speriamo che continuerà a dare l'Adi e non la Dios, e non la Dios. Speriamo. Allora, finché c'è questo governo ci sarà Adi. Quando poi non ci sarà più questo governo ci sarà un'altra cosa, perché poi alla fine gira e tuira sempre là. Lo chiameranno in un altro modo, metteranno che devi avere i capelli gialli anziché verdi, e che ne so io, e che ne so io. Per quanto riguarda la carta, intendevo che mi è stato sospeso perché non mi sono presentato. Ecco, vedi, perché non ti sei presentato ai servizi sociali. E quindi è sempre quella carta oppure ne arriverà un'altra? Arriverà un messaggio? Ma in teoria, da quello che so io, voci di corridoio, come le chiamo io, voci di corridoio dicono che dovrebbe essere dovrebbe rimanere quella. Dicono. Poi, se cambia, come nel tuo caso, questo non te lo so dire, perché il tuo caso è diverso dagli altri, capito? Non è come gli altri che devono fare il rinnovo e quindi il rinnovo rimane la stessa carta. Il tuo caso è che tu non hai adempiuto a un dovere, diciamo, quindi io anche nel tuo caso è un po' dubbioso. Io chiamerei l'INPS anche nel tuo caso, va? Mi risolverei il problema così. Poi, ok, Sergio. Della carta acquisti, se non erro, si può spendere nei supermercati e nelle farmacie. Giusto, 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 giusto. Però io ripeto, se vi interessa, andate sul mio canale, proprio dovete andare dentro il mio canale e cercate il video che vi ho detto prima, che è il tutorial della carta acquisti. Lo ripeto ancora un attimino, giusto perché siamo ormai quasi in chiusura. Se volete scrivermi in privato, questo qua sotto è il mio sito internet. Se volete scrivermi o salutarmi o avere maggiori informazioni,
dovete collegarvi a questo sito internet qua che vedete in descrizione, qua, ok? È l'unico modo per contattarmi. No, questo dipende dalla situazione familiare. Dipende tanto dalla situazione familiare. Ci sono persone che hanno comodità di avere 80 euro su un'altra carta perché cavolo ne so di motivo, e altri che invece preferiscono avere tutto sulla stessa carta. Sinceramente non te lo so dire. Perché? Non te lo so dire il perché. Boh, cioè ognuno si gestisce. Qui fa troppo caldo. Io ho il ventilatore qua. Qui fa troppo caldo. Quindi non so, io ho il mio ventaglio, qua si morde caldo. Ma mi sa che si vuole abbonare. Allora, se ti vuoi abbonare, allora, se ti vuoi abbonare, devi praticamente cliccare su abbonati, c'è il collegamento del canale, ti clicchi lì e ti scrivi, e scrivi mi abbona. Attenzione che l'abbonamento dei video, tutti i video, sono sull'abbonamento livello 2, no 3, comunque c'è scritto. L'abbonamento livello base è basico, cioè proprio base. C'è l'abbonamento, se non ricordo male, o livello 2 o livello 3. Aspetta che te lo dico, perché non me lo ricordo, perché c'è scritto poi comunque. Aspetta che entro dentro il menu qua. Allora, per vedere tutti i video, ve lo dico un attimo solo. Livelli, aspetta, livello. Allora, con livello 3, ok? Per vedere tutti i video riservati, tutorial, video esclusivi, livello 3. Con livello 2 c'è la possibilità di iscrivermi e di avere una risposta con un video, con uno short. Quindi con il livello 2 uno può farmi una domanda e io rispondo con un video, invece con il livello 3 si possono vedere tutti i video che io in questi anni ho messo riservati solo agli abbonati. Ciao, io devo fare il rinnovo, quanto ci passerà a darti di nuovo i soldi? Perché... Capito, miaiaio. Allora, se tu, io consiglierei di farlo subito i primi di luglio, i primi 10 giorni di luglio, 10-15 giorni. Considera che l'INPS già ci mette il suo cavolo di tempo, minimo 3 settimane per fare i controlli, quindi se ne riparla poi dopo agosto, quindi a metà di agosto, ok? Quindi se voi andate subito i primi 10-12 giorni di luglio a far domanda, o comunque se ve la fate da voi subito i primi 10-12 giorni ed è tutto a posto, beh allora vedi che un bel momento per il 15 di agosto, 15-20 di agosto, in teoria torna tutto normale. Io scusate il ventaglio, ma qui fa troppo caldo, ok? Qui fa troppo caldo. Comunque sto cercando una casa in affitto e dove appena fatto il contratto. Comunque sto cercando una casa in affitto e devo, appena fatto il contratto, mandarlo all'INPS. Mi daranno qualcosa in più. Sì, ti daranno la quota riservata a chi è in affitto. Ecco, infatti, presentatevi agli appuntamenti, sono 5 minuti, e appunto.
Sono entrato alle 21:38, ma sembra avere problemi al tastierino per i messaggi in chat. No. Ciao Pietro. È vero Sergio, anch'io non riuscivo a scrivere il messaggio, non c'era lo spazio da scrivere. Ma guarda che YouTube ultimamente sta facendo girare le balle, eh. YouTube sta facendo girare un po' le balle in sto periodo. Vivo da solo, ricevo solo questa, facciamo colloqui e tolgono pure i soldi. Oh Salvatore, Salvatore, tu mi scrivi messaggi sotto i video, eh? Poi un bel momento ti rispondo e poi, ma io non ho capito se li vedi o non li vedi le risposte. Capito Salvatore? Quindi quando mi scrivi i messaggi che ti rispondo, vai su YouTube e guarda le risposte, perché tu mi fai 50.000 domande e poi alla fine alle volte le ripeti e io lì ho capito che praticamente non ricevi la risposta. Quindi mi raccomando, Salvatore, quando mi scrivi, devi tornare nella campanellina lì su YouTube. C'è la campanellina, no? Appena quando apri l'applicazione, adesso io non ce l'ho qua davanti, comunque, quando apri l'applicazione subito di YouTube, c'è la campanellina, adesso non so se è in alto o in basso, e lì devi andare a vedere le risposte, hai capito? Perché se no poi dopo ti perdi i pezzi. Non ho capito, scusa ragioniere, ma il rinnovo dell'assegno di inclusione, quando fare la domanda? I primi di luglio? L'ho appena detto, i primi 10-15 giorni di luglio. Per chi li scade, mi raccomando, entro i 10-12 giorni di luglio, mi raccomando, fate domanda, perché altrimenti ve lo perdete. A me salta, impazzendo. Luigi a luglio ho lo stop, ma ho l'appuntamento il 31 con i servizi sociali. Vado secondo te? Scusa, che non ci vedo. Ho lo stop, ma ho l'appuntamento al 31 di luglio con i servizi sociali. Vado secondo te? Sbaglio? Chiamali. Chiamali. Chiamali e chiedi a loro, fatelo scrivere fatelo scrivere via email, così ce l'hai per iscritto. Magari fatelo scrivere via email, perché sai come si dice? Verba volant, scripta manent, no? Fatelo scrivere, magari gli mandi un'email, fatelo scrivere, non sai mai. Sei davvero eccezionale, indovini tutte, sei un genio, grazie. E ce l'ho sotto casa. Aspettane. Allora. Sì, ho capito che ce l'hai sotto casa, però se tu vieni come vieni da me e mi dici, guarda, vuoi venire qua? Io dico no. Poi succede un casino e tu vai lì a dirgli, scusa, ma sei tu che mi hai detto di non venire? Ah no, io non ho detto niente. Cioè, siamo sempre là. Verba volant, scripta manent. Scusate il ventaglio, ma qui fa troppo caldo e se muore, ok? Quindi un bel momento. Io non so dalle vostre parti, ma qui se muore. Come la puntina del giradischi, vero Anastasia? Però non danno un anticipo. Iscrivetevi al secondo canale, i tuoi bonus 3.0. Iscrivetevi al secondo canale, i tuoi bonus 3.0. Non è possibile. Non è...
Non è possibile, c'è qualcosa che non quadra, Maria. Fai attenzione, Dio santo, fai attenzione. Guarda che quest'anno stanno arrivando tutti i verbali di controllo del reddito di cittadinanza. Stiamo parlando di roba di 2 anni fa. Mi raccomando, fai attenzione che poi dopo 80 euro di qua, 80 euro di là, alla fine sono soldi, eh? Perché 80 euro per 10 mesi sono 800 euro. Quindi fai attenzione, Dio santo, che poi dopo chiama l'INPS e digli perché sta succedendo sta cosa. Minchia, cioè fai attenzione perché poi dopo YouTube è, YouTube è triste perché sarà l'ultima puntata, ma vediamo. Sì, ce l'ho, ma non mi ricordo, ce l'ho, devo andarla a prendere, mi dimentico sempre di andarla a prendere. Ce l'avevo da qualche parte, adesso vabbè, vabbè. No, ma c'ho il condizionatore, ma non c'ho voglia di accenderlo e allora mi faccio aria col ventaglio. Bisogna rispondere, io ti rispondo sempre. Quanto dura un anno? 12, 18 mesi. La prima volta 18, la seconda, dalla seconda in avanti 12. Non ti fa. Quanto danno per un affitto? Dipende dall'affitto. È vero, speriamo veramente che sto cazzo di Adi vada avanti. Vediamo che sto cazzo di Adi. Grazie Antonio, grazie, grazie. Ho il numero di telefono. Vedo anche domani sindacato. Ok, va bene. Cosa devo fare? Andare al CAF o l'INPS di Bologna? Allora, vai prima per non fare troppa strada, dipende, se c'è il CAF di Bologna sotto casa è un conto, l'INPS di Bologna sotto casa è un conto. Se no, prima, secondo me, prima prova a sentire il tuo consulente. Prima prova a sentire il tuo consulente fiscale, vedi che ti risponde e vedi subito. Se la risposta è convincente, boh, se la risposta non è convincente, allora secondo me prova a chiamare l'INPS, il centralino, prova a chiamare il centralino. Se proprio anche lì la risposta non ti convince, allora vai di persona. Cioè, voglio dire, per evitare di farsi magari mezz'ora di strada, 3 quarti d'ora in macchina, in pullman, col caldo e tutto il resto, prima parti dal posto più vicino e poi man mano ti allontani, no? Grazie per quello che fai per noi. Grazie, grazie. Luigi, anche in Calabria siamo. Ma voi ce l'avete il ventaglio? Io mi sono comprato il ventaglio oggi, 2 euro di ventaglio. Io ho messo 2 alti ventilatori a torre con le casse dello stesso. Ma no, ma c'è il condizionatore lì, è lì attaccato al muro. Ma siccome che non ho voglia di accenderlo, perché qua se no mi entrano le zanzare, cioè non apro neanche la finestra se no mi entrano le zanzare. Allora vabbè, ho detto vabbè, per 10 minuti mi faccio aria col ventaglio e buono da secchio. Praticamente sì, è solo per farmacia e praticamente sì. E per pagarti le bollette, ecco. Praticamente sì. Ce l'ho il condizionatore, è lì attaccato al muro. Vado dal CAF, poi mi sono arrivati senza contestazione. Vogliamo sapere perché hanno tolto questi 140 euro. Ventilatore a ventaglio, costa poco e dura tanto. Costa poco e dura tanto. Il condizionatore non mi piace
tanto è fisso, preferisco il Vittorio così si muove da sole come il vento. Sì, ma più o meno, vabbè. Io preferisco il condizionatore perché se no non riesco a respirare. E poi mi vengono le gambe gonfie, già devo usare le calze elasticizzate apposta perché sennò mi vengono le gambe gonfie. E quindi è un bel momento. 256 anche le bollette ci paghi. Ok, perché hanno... Beh, allora Salvatore, che ne so io? Ti ho detto di chiamare l'INPS. Sì, no, vabbè, ce l'ho, ma adesso è, è troppo lungo da spiegare perché non lo accendo. C'è un motivo per cui non lo accendo. Non è che non voglio accenderlo perché non voglio spendere, cioè sì, vabbè, è anche quello. Ma è troppo lungo da spiegare perché non lo accendo. Lo posso accendere, diciamo, di giorno. Di sera è un problema e non riesco a... È più un problema accenderlo di sera perché c'è una cosa legata alla corrente elettrica e quindi praticamente di sera non è che posso accendere il condizionatore così, detto proprio parole povere. Di giorno non c'è problema, di giorno è sempre acceso, ma la sera, dopo le 6, 6 e mezza, rimane un po' difficile. Prendo solo Adi, ho chiamato, volevo le credenziali. No, lascia stare. Tu lascia stare le credenziali, Salvatore, non fare casino. Salvatore lascia stare le credenziali lasciagliele gestire al CAF, al patronato. Tu non far casino, fidati di me, lascia stare. Tu le credenziali lasciale perdere. Fai gestire tutto quanto dal CAF o chiama l'INPS, perché se no, se tu hai le credenziali, io so già che tempo 5 minuti e succede un casino. Non per cattiveria, però adesso ti conosco. Ti conosco e quindi lascia perdere le credenziali, Salvatore. Lascia gestire tutto al tuo consulente fiscale, fidati. Sei il numero uno, grande, te lo dico con il cuore. Grazie, grazie, grazie. Per guardare, non mi sono fidato, non l'ho dati. Ah, ok. Se sì, abbiamo il ventaglio, però accendi il condizionatore. E l'ho detto, dopo le 6 di sera non posso più accendere il condizionatore, c'è un motivo. Poi, poi un giorno vi spiegherò il motivo. Non lo hanno fatto per tenerlo attaccato al muro dai, accendi, accendi. Ma è di giorno è sempre acceso, è acceso dalle 8 e mezza fino alle 6 di sera. È sempre acceso di giorno, fidati. Che qua ci va talmente fa fresco che addirittura delle volte lo devo staccare perché mi si ghiacciano le ginocchia. Fidati che è acceso, è acceso. È solo la sera che non posso tenerlo acceso. Bravo, bravo. Domani vai dal CAF e vedi perché. Ok? Allora, cosa dirvi d'altro? Ecco, bravo. E soprattutto lascia stare le credenziali, non chiedere password, non chiedere codice, non chiedere cazzo perché non vorrei che poi dopo succeda un mezzo casino. Ok? Bene. Allora, che ora sono? Sono le 10:20. 10:20. Mm?
Che dirvi di più? Io vi ringrazio per avermi guardato e come sempre vi ricordo che domani esce... come sono messo? Scusane, lo metto qua così. Domani esce un nuovo video e io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia tutto questo inverno e spero che vi siano piaciute le dirette live e ci rivediamo a questo punto dopo la metà di settembre. Come ho detto, potrebbe capitare che ci sarà una diretta alla una o due dirette live in settimana, cerco di mantenere il giovedì sera così, giusto per salutarci e che altro? Mi raccomando, come sempre, se uscite la sera, copritevi perché fuori fa freddo. Guardala lì, copritevi perché fuori fa freddo. Ecco, siccome che siamo a luglio, ormai questa frase non funziona più. Questa frase funziona per le dirette live d'inverno. Copritevi e mi raccomando, se uscite fuori, copritevi perché fuori fa freddo. Vedi? Se la dico a luglio, la gente dice questo è scemo, no? Ecco, quindi mi raccomando, se uscite fuori, scopritevi perché fa caldo, ok? Giustamente, come dice Maria Laura, tutti i super commentatori verranno azzerati, quindi si riparte da zero. Da settembre ci saranno nuove estrazioni, nuovi super iscritti. Insomma, si ricomincia da capo con nuove cose, tante cose nuove, spero. Io vi ringrazio, vi ricordo di iscrivervi se non vi siete ancora iscritti, di attivare anche la campanellina e mi raccomando, ricordatevi di prenotare dal CAF, dal consulente fiscale, per rinnovare l'assegno di inclusione per chi ovviamente gli scade tra 2 giorni, che ha ricevuto la 18ª mensilità. Grazie, buone vacanze, ce la facciamo fare noi dall'INPS, domani Luigi faccio male, qualcuno è sicuro, no? Perché ciao Sergio, ciao Anastasia, ciao Maria Laura, ciao Salvatore, vi saluto tutti, vi ringrazio per avermi guardato e ci vediamo dopo le vacanze. Ripeto, se capita, sicuramente capiterà, ci vedremo in diretta live a sorpresa, sempre il giovedì sera. Con questo è davvero tutto, vi ringrazio e ci vediamo poi prossimamente. Ciao, buona serata, ciao!